Ciao a tutti, mi chiamo Buscaglia Livio, sono quasi 20 anni che faccio questo lavoro. Ho iniziato un pochino come tutti in discoteca, per poi per passione cominciare a fare dei corsi, quindi migliorarmi. Ho fatto alcune esperienze all'estero, tipo Spagna, Canarie. E adesso eccoci qua. Abbiamo una scuola che si chiama Sweet and Sour da circa 9 anni e da circa 5 mi sono appassionato di un progetto, diciamo, che si chiama Secret Tiki, ovviamente impostato sulla mixologia e su quello che è tutta la cultura tiki. Oggi sono orgoglioso di presentarvi e di potervi parlare dello Zombie, drink ovviamente tiki, uno forse dei più importanti. Nasceva intorno al 1934, diciamo periodo post-proibizionistico, e quindi spesso e volentieri queste ricette nel tempo sono state reinterpretate, provate purtroppo in modo sbagliato, comunque con pessimi risultati. Questo perché solo negli anni, grazie agli studi e alle ricerche di Jeff Bloomberry, siamo venuti a conoscenza delle vere ricette, dei prodotti e degli homemade che comunque Don The Beach preparava. E questo studio, questa ricerca che ha fatto Jeff Bloomberry è importante perché comunque Don The Beach negava le ricette anche ai suoi barman, ai suoi collaboratori, codificava qualsiasi prodotto comunque con o un nome di invenzione o un nome di fantasia, e quindi gli anni proprio di ricerca e di studi di Jeff Bloomberry furono importanti per poter portare poi noi alla conoscenza di questi prodotti. Arriviamo allo Zombie. Allora, drink comunque morbido, fruttato, nasconde, diciamo, questo grande tasso alcolico che ha. Spesso e volentieri Don The Beach sceglieva diversi tipi di rum per le sue ricette, ovvio perché comunque avendo girato diciamo quasi tutti i Caraibi era a conoscenza di rum, dei gusti e del loro utilizzo in un modo proprio spropositato. Abbiamo un giamaicano molto abboccato, quindi molto scuro, un'oncia e mezza, poi miscelava un'altra oncia e mezza, diciamo, di rum portoricano Gold, quindi un invecchiamento molto più facile e più corto, un rum da miscelazione, e poi andava a mettere come terzo rum di questo blend un Demerara Overproof. Solitamente lui metteva un Lemonade 151. Questo serviva anche ad alzare un pochino il tasso alcolico di questo drink. Il tutto veniva poi diciamo concluso con del succo del lime, il Don's Mix preparato che lui abitualmente faceva prima, dove aveva succo di pompelmo giallo e sciroppo di cannella, 2 dash, uno di Angostura Bitter e uno di Pernod, 2 cucchiaini proprio bar spoon di granatina, e il tutto veniva poi finito con un prodotto diciamo fondamentale, che era una sorta di punch che lui conobbe durante i viaggi in Giamaica, il famosissimo Falernum, una sorta di sciroppo, diciamo, leggermente alcolico, molto speziato. Il tutto veniva poi comunque creato con questa, diciamo, tecnica chiamata flash blend, nel quale lui addirittura onciava la quantità di ghiaccio, servita poi in bicchieri molto grandi con ghiaccio in aggiunta ulteriore. Perché nacque questo drink, o comunque la leggenda cosa dice? La leggenda narra che un giorno, mentre comunque Don The Beach lavorava nel suo locale tranquillamente, un suo amico cliente lo andò a trovare e, visto che aveva un post sbornia del giorno prima molto pesante e lo stesso giorno avesse avuto comunque un appuntamento importante di lavoro, gli chiese a Don The Beach un rimedio, un qualcosa per farlo un pochettino ripigliare, perché stava proprio messo male, diciamo. Quindi Don The Beach preparò questo drink che ancora in realtà non aveva un nome, e al momento che si allontanò non si seppe più niente per circa 2 o 3 giorni. Al ritorno di questo amico il riscontro fu molto simpatico, perché comunque lui non ricordò molto cosa succedette dopo questi 3 drink, ma raccontò proprio allo stesso Don The Beach che fu ritrovato in spiaggia mezzo nudo, stile zombie proprio, cioè che si trascinava da solo. Don The Beach chiamò il suo drink proprio Zombie e creò questa, come dire, leggenda dove non se ne potevano bere più di 2 a testa. Quindi nei suoi menù lui scriveva proprio drink vendibile non più di 2 a testa. Ho una ricetta, diciamo,
a cui sono molto legato perché è una versione diciamo di uno zombie un pochino della città da dove arrivo, quindi di Torino. L'ho chiamato Vermutichi, molto più leggero ovviamente dello zombie, e viene fatto con una scelta di 3 vermouth. Uso un vermouth bianco aromatizzato al mango, un vermouth rosso aromatizzato a cannella, zenzero, frutti rossi e buccia d'arancio, e poi un vermouth dry. Ovviamente aggiungo il falernum, del succo di lime, angostura e un pochino di succo d'ananas. È lunga a parlare da soli, minchia. Mentre lo facevo per strada mi veniva così sciolto. E poi in realtà la sapevo tutta a memoria, ho guardato poco, solo che c'erano delle parole chiavi che mi scappavano. Tedradotossina non è facile da dire.